Ok, liquidi a posto, le frecce funzionano tutte quante, molto bene. E poi luci, tutte a postissimo. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Paolo e questo è Arranco, il mio Bet4 CF, un van che tanti di voi già conoscono. In questo video tenteremo di fare un grande viaggio con questo furgone qua, contro ogni pronostico. Cercheremo di arrivare ad Alicante in Spagna e innanzitutto farò il mio compleanno. Voglio fare una volta il mio compleanno con i piedi sulla sabbia al caldo, i piedi sulla sabbia al caldo. Per cui se anche voi credete che lui ce la può fare o che non ce la può fare, seguiteci in questo piccolo viaggio, perché sarà da banco di prova per qualcosa di molto più importante. Bene, detto questo, saliamo a bordo, andiamo a fare gli ultimi preparativi e poi si parte direzione Ventimiglia. E ovviamente con me ci sarà anche la Bing. Ciao a tutti! Che sta mettendo a posto le ultime cose perché è molto precisina, direi quasi come una cinese. Bene, cercherò di dirlo meno volte possibile. Bene, partiamo! Intanto un po' di rifornimento di acqua, facciamo il pieno. Adesso rifornimento, poi faremo il conto e vediamo quanto spenderemo alla fine. Bene, siamo partiti, direzione Ventimiglia. Andiamo all'autostrada così possiamo andare forte, tirare. Golele! Se giù a manetta invece che 80-85, perché non mi sbaglio. Ok. Viaggiare a Natale è bellissimo, pochissimo traffico, pochissime macchine. Siamo dalle parti di Piacenza adesso. Dopo una giornata di strada siamo finalmente arrivati al mare. Adesso siamo tra Genova. Guarda che bella tramonto, hai visto? Guarda che bello lì. Comunque continuano a scrivere moderate la velocità, mi sembra che mi prendano un po' in giro. Abbiamo sempre una media tra gli 80 e i 100, adesso si va in modo moderato. E attenti alla strada, vediamo fin dove arriviamo. Molto bene, adesso siamo qua finalmente a Finale Ligure. Siamo usciti da poco dall'autostrada, per adesso siamo in questo simpatico parcheggino, munito anche di bidoncino. Adesso deve arrivare un amico a salutarmi, poi si riparte direzione Ventimiglia. Tanto il mezzo sta andando bene, dalla faccia potete vedere il vento e il freddo che c'è. Guarda, bellissimo sopra. E lì abbiamo anche un bel castello, io non l'avevo neanche visto. Ciao Paolino! Allora, ho lasciato l'amico che per occasione chiameremo Scorpion, è stato veramente un piacere incontrarlo e adesso abbiamo ripreso la strada verso Ventimiglia. Ho visto dei cartelli con transito sconsigliato ai camion per il vento e vediamo come va a finire. Falli più forte, perché il motore è troppo... Via verso Ventimiglia! E siamo quasi a Ventimiglia, parcheggiati qua un po' abusivamente. Vediamo un po' di mangiare, dormire in silenzio senza farci beccare troppo. Che c'è di buono? Passa con pomodoro. Allora, intanto noi mangiamo, dormiamo e si riparte domani. A fra poco! Buongiorno, eccoci qua, finalmente svegli. Abbiamo fatto una bella colazione. Torta di Santina. Abbiamo la torta della Santina, che sarebbe mia mamma. Abbiamo... Il tavolino che avete visto nello scorso video è finalmente funzionante. Allora noi adesso facciamo colazione, facciamo i fatti nostri. Siamo pronti per partire, direzione Francia. E vediamo di saltarla a piedi pari. Arrivati al casello italiano e da qui in poi la simpatica Francia. Eccessivo tempo di percorrenza. Introdurre il biglietto o attendere l'intervento. Grazie. Si prega di non scendere dal veicolo. Salve, buongiorno. Mi dice che ci ho messo troppo a venire, mi sono fermato
lungo la strada un paio di volte a riposare. Da dove arriva? Dall'ultima volta, Finale Ligure? Da Finale Ligure. Ok, perché sì, ci ha messo 15 ore da arrivare da qua a Finale Ligure. Sì. Va bene. Ok, grazie. No, qualcuno sta attento contro loro, Guarda, dici, c'è che cosa sotto? Qua sotto dovremmo essere dalle parti di Menton. Benissimo, siamo parcheggiati qua in Francia da qualche parte. Lì c'è una bella zona per ricarica di auto elettriche, super attrezzata. Andiamo avanti. Oh, benissimo, mancano ancora 100 km alla fine della Francia e adesso via verso la Spagna, finalmente. Sembra che fino adesso va tutto bene. No, cielo un po' grigio, no? Sì, siamo quasi arrivati in Spagna, manca poco. La soleggiata Spagna non sembra tanto soleggiata. Adesso stiamo facendo quest'ultima salita e poi si deve arrivare al confine. Però è brutto il tempo. Sì, però la smetteremo con queste autostrade super costose. Ben attrezzate, belle aree di servizio, Sì. tante, ogni pochi chilometri ce n'è una, con i bagni, la ricarica per le auto elettriche. No, non ben attrezzati. Tra 1,4 chilometri dovremmo essere arrivati in Spagna. Inizia la Spagna, eccola qua, molto bene. Entrati anche in Spagna? Un brutto tempo. Eccoci arrivati finalmente a Girona e adesso facciamo un girone così vedete anche voi Girona. Avete visto Girona? Adesso siamo qua fermi, parcheggiati, passiamo qui la notte e domani si riparte per Alicante. Per adesso il furgone è tutto bene. Bravo Arranco. La bimba sta preparando da mangiare e poi si va a dormire. Sono in mezzo alla città proprio. Come sta andando? Sto facendo insalata. Ci vediamo domani. Cioè, per voi tra un attimo, per noi domani. Guten Abend, gute Nacht. Mostro che siamo in Spagna e piove un casino. Non sembra tutto fumo dietro. Ma adesso a che ora? Adesso sono le 12:29, sembra sera da quanto brutto tempo c'è. No? Guarda. Mamma mia, quanto acqua. Dai, c'è il sole. Bene. Tranquilli, si tagliano le montagne per fare le strade. Alicante alle 5 di pomeriggio, anche ora c'è il sole, guarda, bella giornata. Ottima. No, Eccoci arrivati. E soprattutto lui. E adesso, visto che non c'è la posta d'Alicante, andiamo alle giostre a parcheggiare. E domani si festeggia. Bene, intanto abbiamo trovato un posticino qui, un po' dispersi insieme a un amico. Guarda che posticino però. C'è intorno nessuno. A parte
un aeroporto. Peccato che poco dopo che siamo arrivati noi è arrivata anche la polizia, che molto educatamente ci ha mandato via, ma ci ha anche consigliato il posto dove andare. Arrivati in questo piccolo paese ci siamo fatti un bel girettino, per le varie cose. Ho anche visto questo Seat 127, praticamente una Fiat 127, però a 5 porte, che sinceramente non l'avevo mai visto in vita mia. Gute Nacht, gute Nacht. L'indomani siamo andati ancora a caccia di campeggi, ma niente da fare, non si riusciva a trovare un posto da nessuna parte. Hai capito, pa? Questo no, so io. Esta es muy Qua grande. non è Esa es muy grande. Siamo alla ricerca di campeggi, che non ce ne sono liberi, ma forse abbiamo trovato uno, ma qui abbiamo anche un bellissimo esemplare di estafette. Poi dopo finalmente abbiamo trovato un bellissimo campeggio, il campeggio Rio Mar, dove prima ci siamo gustati una bella cenetta a base di paella e poi siamo andati a festeggiare il mio compleanno, prima nel camper dei nostri amici. Paolino, tanti auguri a te. E poi dopo in spiaggia. Non era proprio la spiaggia che mi aspettavo, calda, ma era una spiaggia, per cui ho messo finalmente i piedi nella sabbia e me ne sono andati anche a bagnare, proprio così, goliardicamente. E che tempaccio! Poi ha anche iniziato a grandinare. Dai, che bella fresca! E non piove, non piove, non piove. Madonna! Gute Nacht, gute Nacht. Bene, un altro giorno. Ieri era il mio compleanno, siamo stati in questo campeggio che siamo arrivati dopo essere stati rimbalzati da un sacco di campeggi, tutti pieni, incredibile, ma nel sud della Spagna durante le festività tutti i campeggi sono pieni. Ma a parte questo abbiamo trovato uno sul mare, veramente carino. Peccato che ieri ha piovuto, diluviato, con compreso di allerta da parte della protezione civile. La protezione civile diceva di trovare posti in alto in caso di emergenza, stare ai piani superiori. Molto bene, ero preso benissimo, però alla fine, a parte un po' di grandine fina e un sacco di acqua, non è successo nient'altro. Oggi è previsto tempo solo schifoso, ma va bene. Ok, obiettivo, piedi nella sabbia, il mio compleanno, fatto, anche se un po' fredda, ma fatto. Fantastica, adesso vediamo un po' se è tutto a posto nel furgone e poi dopo va avanti la giornata. A tra poco. Ecco, questo è il mare, 29 dicembre. Cazzo, sarebbe bellissima sta roba, eh? Qua gocciola. Ma pensa a te che posto. Cosa che è sotto? No, beh, che è più o meno asciutto, dai. O forse c'erano i bagni. In fondo anche, sicuro c'era un bagno. Che struttura. Sì, qua ci vengono un po' a fare l'amore, i materassi. Che po'. Nif. Dopo questo Urbex in Spagna andiamo via, sopra le Guerre Stellari. Peccato, bella sta struttura. Questa è arte. Tu su plante stuart. Una pioggia di Romero, pepito. E qua bisogna parlare la lingua giusta, se no non viene. e un po' di pepito. Tutto è a posto, eh.
Poi queste sono le cose che si trovano qua in Spagna. Una Seat 600, non so se si chiamerà Seat 600, che è una Seat, è sicuro, su licenza Fiat, però è interessante, un po' semi-abbandonata. È sempre un peccato vedere queste cose così semi-abbandonate, chissà che storia ha. Vabbè, niente, andiamo avanti a perlustrare questa zona desolata della Spagna. Dopo una camminata e una bella chiacchierata ci vuole ancora una bella mangiata. Caterina. Eccolo là. Insomma, si passano questi giorni a mangiare, a degustare e a camminare sulla spiaggia. Mucho fatica. Bene, se c'è qualche spagnolo che sta ascoltando, lasciate perdere questi Scusateci. discorsi. Scusateci per lo spagnolo un po' inventato. Pronti? 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 Pronti via. E voilà. Questa è arte, eh? Guten Abend, gute Nacht. Buongiorno. Oggi siamo finalmente già al 30 Domani Capodanno. e colpo di scena, dopo un casino di giorni di brutto tempo, finalmente c'è il sole che ci scalderà. Molto bene. Ok, per adesso così e vediamo cosa succede in questo mini campeggio sperduto nel nulla della Spagna. Come avete visto ieri è tutto desolato. Adesso un po' di ordinino e poi dopo, guarda che bello, eh? E poi dopo si va a fare un giro. E comunque in questa giornata il campeggio organizzava una paellata gigantesca, non so se si dice paellata, però una paellata gigantesca per praticamente tutti gli ospiti del campeggio, che dovevano averla fatta il 25, ma visto il brutto tempo l'hanno rimandata al 30, per nostra fortuna. Comunque noi abbassiamo la media dell'età. Ah sì, sì, guarda. Di molto. Abbiamo tutto quello che serve, sole, vino, mangiare. Boh, è stata una durissima giornata. I festeggiamenti sono andati avanti fino ad ora. Continuiamo e a domani. Guten Abend, gute Nacht. 31 dicembre si parte. Anche un bellissimo veicolo, un bellissimo LT 35 ex pompieri. Guarda che bello, con gattino annesso. Andiamo a pagare e via. Questa è una riserva naturale. Guarda che roba. Comunque abbiamo girato ancora un casino e zero campeggi, almeno siamo andati in spiaggia. Questa è la spiaggia ai bordi di Valencia. Valencia è di là. Qui c'è un porto gigantesco, non so se si vede, e dietro là c'è Valencia, che ovviamente noi non visiteremo perché ci fermiamo prima. Penso che sarà il Capodanno più tranquillo della mia vita. Bello. A più tardi. Per fortuna alla fine. Bene, siamo arrivati in un campeggio super economico, 60 bombe per stare parcheggiati sull'asfalto. Per il Capodanno, Capodanno, è Capodanno. Per Capodanno. Ci hanno fatto anche buon prezzo. Però c'è la televisione gigante per tutti quanti. Va bene, comunque a Capodanno non si può aspettare molto altro e adesso guarda qua un
È una simulazione di HY. Ah, questo è falso, dici? È certo che è tutto vetro resina. Vabbè, non si può girare. Non si può raddrizzare il fanale. Che carino che è. Buonasera! Mancano meno di 7200 secondi a Capodanno. Cominciamo il conto alla rovescia. 7200, 7199, 7198. Sì, mezzanotte. Aspetta, c'è il timer sotto. Guarda due. Olè! Ecco, basta, arriva il nuovo anno. Per cui, super festa. Guten Abend. Benissimo, la serata è andata avanti. Adesso stiamo tirando via tutto e si sbaracca, si va avanti per l'Italia. Molto bene, adesso siamo qua in questo piccolissimo campeggio a conduzione familiare, veramente piccolo, finisce praticamente là, finisce il campeggio, là finisce il campeggio, qua finisce il campeggio. È un campeggio che sono già passato un po' di volte, si chiama Camping Florida ed è veramente simpaticissimo. Bene, adesso si mangia e poi spiaggia, il furgone funziona ancora. Qua si va sul pesante, ah che bello. La spiaggia di Benicassim. Guten Abend. Buongiorno, eccoci qua, altro giorno, siamo se non mi sbaglio il 2 gennaio, bene, adesso si va in direzione Italia, si passa a Barcellona, si fanno cose, si salutano persone e poi altri chilometri. È tutto un po' appannato, noi stiamo sfruttando il campeggio e la corrente per spanare tutto quanto, bella dormita. Che dormita pazzesche che mi sto facendo. Bene, intanto ho trovato un'ottima area sosta, quasi al confine con la Francia, vi lascio la posizione, veramente bella, illuminata, adesso mi guardo un po' di cagnonazzi che ci sono qua, però che razza di roba l'esta qua, bellissimo, gomma di scorta, ovviamente sarà 4x4, bel colore poi, proprio bello. Comunque ottima zona sosta, devo dire, presenta proprio bene. Questi qua che hanno il riscaldamento a legna dentro. Che roba. Adesso vi faccio vedere cosa abbiamo preso. Non fatevi venire l'acquolina in bocca come ce l'ho io, vi faccio vedere. Guarda quanta roba. Questi sono piccanti, questi sono un pochino meno piccanti, ciccioli spagnoli normali, tipo quelli che facciamo in Italia. Questi qua sono ciccioli con dolci. Tu sei regalato? Questo è un dolce che ci ha regalato l'amica che siamo andati a trovare. Questo qui è il famoso prosciutto, quello spagnolo. Qui abbiamo salame pepato, altro salame un po' piccante. Questo qui è anche un salame classico spagnolo molto saporito. E ne abbiamo ancora qua. Non per noi, Non è tutto per noi. No, tranquilla, io tengo uno per tu e basta. Che roba. Ok. Adesso che avete visto questa roba buonissima, ci vediamo per voi tra un attimo, per noi domani mattina, per il rientro in Francia. Sì. Intanto il furgone è tutto a posto, abbiamo fatto l'ultimo gasolio pieno strapieno qua in Spagna, che costa meno che in Francia, e via. Bene, a tra poco per voi! Guten Abend, gute Nacht. Wow, buongiorno. Oggi li sveglio in questo parcheggio, veramente una dormita eccezionale, super tranquilla, e adesso si fa il caffè e poi si parte e si attraversa la Francia. Tutto in condizioni ovviamente. Così, la Bing arriva adesso da fuori. Tutto immondizie. Buttate le immondizie negli appositi cassonetti, mi raccomando non lasciate cose in giro. E basta. Bene, adesso caffè e poi in viaggio. Stiamo abbandonando la bella Spagna per arrivare nella Francia.
Italia, bella. Chissà, vediamo. Anche tra 40 minuti usciamo dalla Francia. Noi siamo a Nizza, stiamo sorpassando il bordello Roma. di Nizza. Ma io so, adesso altre parti bloccate. Devo dire che questi bagni francesi sono forti, tutto inox, pisciatoio, tutto bello attrezzato, sapone, acqua, asciugamani, figo, belli. Adesso siamo a Menton, l'ultimo paese della Francia prima di arrivare in Italia. Passeremo per la vecchia frontiera, con delle belle luminarie. Allora, se mai poi qualcuno capita dalle parti di Menton, prima di arrivare in Italia, venendo dalla Spagna, c'è questa bellissima area sosta, lì nessuno disturba, qui c'è Arranco, e comunque venendo giù di qua si va qua dentro, c'è questo bellissimo posto, per cui se mai capitate da queste parti c'è questo posto fighissimo, e ci sono anche bagni pubblici. Le bellezze di Menton, una bella mini special, proprio bella. Allora, buongiorno a tutti quanti, oggi siamo negli ultimi giorni di viaggio, ma è una cosa ancora che non avevo ben sperimentato e ho sperimentato in questi giorni che ci svegliavamo al fresco, insomma, anche se in giro per la Spagna, adesso in giro per la Francia, comunque la mattina c'è fresco, l'acqua calda, con il riscaldamento che funziona, io ho l'acqua calda. Oh, sai che cosa anche funziona? Bidet? Ah sì, giusto, e oltre che l'acqua calda adesso ho anche il bidet, non vi faccio vedere in funzione il bidet, ma adesso rimettiamo tutto quanto in ordine e si parte per l'Italia, esattamente si passa dalle parti di Torino. Ecco qua, questa è la postazione, oggi giornata bellissima, c'è un po' di camperozzi qua intorno, però tutto bello, dai. Chissà se si tufferanno, avranno finito, chi lo sa, ma adesso noi dobbiamo andare. Quella direzione lì. Bene, si parte. L'Italia è tra 1000 metri. Qua c'è anche un bellissimo porto pieno di belle barche. Guarda che roba. Dentro lo stesso. Però bellissimo questo piccolo cittadino, no? Eh sì, che carino. Stiamo attraversando qualche passo tra la Francia e l'Italia per andare verso Cuneo. Siamo partiti da Ventimiglia, abbiamo fatto questa bellissima strada dove arranca un po', però si va bene. Adesso siamo a 1205 metri, ma si salirà ancora. Comunque, come da neve l'abbiamo, catene, calze da neve, abbiamo tutto, per cui non ci ferma nessuno. C'è un po' di neve sul bordo della strada, ma ancora poca roba, in alto ce n'è un po' di più, ma vediamo fin dove va sta strada, che non l'ho mai fatta, per cui vedremo. Ogni strada nuova è sempre bella.
Eccoci qua, ultimo giorno Di ferie. di ferie. Ultimo notte, domani c'è Ultima anche. notte, domani si arriva a casa. Sì? Perché? Perché sono finite le vacanze, perché si Perché mio inizierà a ballo lì lavorare. fa male te. Ah male sì, c'è un po' di denti. mal di denti, vabbè, al massimo sarebbe stata una giornata in più. Piccolezze, cose della vita che più o meno tutti quanti hanno passato. Pertanto adesso pasta, facciamo una pastina veloce e poi dopo la carina visita di oggi a un altro appassionato di Bedford, che devo dire un po' più appassionato di me, 40 anni che c'ha il suo Bedford, che ci smana e tutto. E comunque avete visto le immagini, è veramente... Bellissimo. però è molto particolare, ecco, molto particolare, devo dire, fatto molto bene. Poi de gustibus. Detto questo, adesso noi aspettiamo un amico che arriva, che domani vi farà vedere dei progressi su una cosa che sta facendo, per cui rimanete collegati che dopo vedete, e intanto basta così. Ok, adesso noi ci arrangiamo e ci vediamo domani mattina. Ciao a tutti intanto! Guten Abend, Ma poco specchi, scusa. Lasci lì. Ok, adesso meglio. Il suo fascino la nebbia. Ecco, nel frattempo, visto e considerato che c'era un po' di tempo tra una tappa e l'altra, sono venuto qui da vedere il mio amico Ema, quello che mi ha aiutato in altri video che avete visto alcune volte con i mobili del camper, a mettere insieme un attimino la sua cellula, e adesso si finirà mentre io partirò. Una cellula bella grande, adesso è ancora in fase di costruzione. Sarà sopra questo bel Mitsubishi, veramente interessante, verrà fuori un bel mezzo. Molto bene, adesso si parte alla volta di Bolzano e quando siamo arrivati facciamo anche due conti. 70.000, ok, nuovo numero, si merita una bella lavata. Dopo quasi 4.000 km, ma faremo i conti dopo dei chilometri, dei consumi e tutto quanto ci è costato il viaggio, per cui rimanete sintonizzati che dopo lo scoprirete. Molto bene, arrivati, adesso basta. Ok, nuovo giorno, benissimo. Allora adesso accendiamo e andiamo a fare il super pieno, così posso finire di segnare chilometri, gasolio e tutto quanto. Bene, stati altri 38 euro, 22 litri e 73. Ok, bene, eccoci arrivati, abbiamo 70.079,8 km, lo strapieno, oltre il massimo. Ok, adesso non ci resta che fare un po' di conti e vedere un pochettino quanto abbiamo consumato, speso, eccetera, eccetera. Bene, saliamo e vediamo. Eccomi qua. Allora, qua abbiamo tutti i conti, tutto quello che è stato speso, chilometri, benzina e autostrade in questo viaggio qua. Allora, incominciamo dalle autostrade. Allora, in Italia ho speso 42,20 euro per andare fino in Francia e 49,40 per tornare indietro. Una piccola differenza, si vede che ho fatto una strada diversa, un casello dopo, non lo so, comunque leggermente differente. Poi
74,50 € per l'andata in Francia e 88,10 € per il ritorno, anche qui. Stranissima questa cosa, ho fatto la stessa identica strada, però è costata 12 € in più, va bene. Per cui per tutte le autostrade ho speso 234,20 €, tutti i chilometri che ho fatto, ma mi va bene perché in Spagna praticamente l'autostrada non si paga, cioè ci sono delle autostrade che si pagano, ma sono veramente poche, è praticamente gratuita l'autostrada e è molto bella, veramente bella. È inspiegabile come fanno gli altri paesi a doverla farla pagare. Boh. Poi passiamo invece a carburante e ai chilometri. Allora, in tutto ho fatto 4.119,2 km, per cui diciamo 4.120 km, e ho usato ben 402 litri di gasolio. Ho fatto lo strapieno quando sono partito, che avete visto, e lo strapieno quando sono arrivato. Nel mezzo ho fatto tanti rabbocchi, mediamente faccio circa 400 km, poi faccio più o meno gasolio. Comunque 402 litri di gasolio per un totale di 650 €, perché in Spagna costa molto meno il gasolio. In Francia l'ho dovuto fare solo una volta, che costa leggermente di più, ma ho trovato un distributore anche 1.288, conveniente. Allora, 4.120 km con 402 litri di gasolio, per cui ho fatto mediamente con un litro di gasolio 10,248 km, che si traduce in litri per 100 km 9,75, per cui possiamo dire alla sporca al 10%, però devo dire che ci ho smanato veramente abbastanza, non ho mai risparmiato il veicolo, ogni sorpasso con Arranco ho fatto sempre full gas, e per intracciare il meno possibile quelli dietro mi lanciavo sempre sui 116-118, quello che fa a manetta, prima della fine di ogni camion, perché con le marce corte che si ritrova è una bella quarta grintosa. Per cui sommando la spesa per il gasolio e le spese per l'autostrada, per fare 4.120 km ho speso 884,20 €, che si traduce in una spesa giornaliera di 73,6 € periodico. Chilometraggio medio giornaliero di 343,3. Questo è tutto quello che ho speso e che mi è costato praticamente per il trasferimento questo viaggio qua, escluso ovviamente campeggi, mangiare e quant'altro, anche se devo dire è stato veramente poco perché ci siamo arrangiati tanto. Dunque, obiettivo raggiunto, messo piede nella sabbia al mio compleanno, anche se era fredda e grandinava, però messi. Il furgone si è comportato più che dignitosamente, non ha avuto nessun tipo di problema, è partito sempre al primo colpo, ha consumato, prima ho controllato, circa forse mezzo chilo d'olio per fare questi 4.000 km, perché vuol dire 1 chilo ogni 8.000, ma mi sembra più che accettabile per un mezzo del genere, per cui posso ritenermi veramente soddisfatto. E per quest'anno ci saranno parecchie modifiche che interesseranno Arranco, tra cui cambio, riscaldamenti vari, sistemi di controlli e un sacco di altre cose che però vedrete durante l'anno, per cui se siete curiosi di vedere le varie modifiche che farò, come le farò per migliorare un po' un mezzo così obsoleto, come per esempio ho messo i freni a disco, riscaldamento a gasolio e altre cose, basterà seguirmi, per cui se non volete perdervi i prossimi video e volete proprio esagerare, iscrivetevi anche al canale. Da me, la Bing, Arranco e tutti i chilometri che ho fatto è tutto. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!